Buonasera a tutti amici. In questo video vogliamo vedere un po' in una situazione tipo, cioè una persona che ha una vettura elettrica deve per forza avere un aumento del contatore? In un video passato abbiamo avuto modo di vedere come funziona l'aumento del contatore, quali sono i costi, che cosa significa davvero in bolletta anche quello è un aumento della potenza del contatore, che non è niente di particolare. Ma alla domanda che vedo spesso su internet, io devo prendere una vettura elettrica, io voglio prendere una vettura elettrica, devo aumentare il contatore, devo per forza aumentare il contatore? No, assolutamente no. In questo video noi vedremo quella che è una mia sessione tipo, quindi utenza domestica da 3,3 kW, wallbox che vedete qua dietro la nostra Opel Corsa E, e faremo vedere un paio di sessioni tipo, faremo vedere quanta energia eroga in una notte. Io generalmente ricarico al massimo insomma delle potenzialità in quella è la fascia 3, quindi dalle 23 fino alle 7 della mattina. Generalmente non ricarico naturalmente tutto questo tempo perché non ne ho la necessità. Noi facciamo 100 km al giorno e quindi non abbiamo bisogno di ricaricare eccessivamente, quella è la nostra vettura, e quindi tendenzialmente io faccio 3-4 ore a sera, più o meno ogni sera, poi dipende un po' da situazioni tipo, però in questo video vogliamo vedere anche davvero nelle condizioni un po' più importanti cosa vuol dire ricaricarla con un'utenza domestica da 3,3 kW, quindi proveremo dalle 11 alle 6, da mezzanotte alle 7, insomma vedrete un paio di sessioni tipo. Vi farò vedere quanto ha consumato questa vettura nel nostro, diciamo, tour, il nostro viaggino per andare al mare e tornare a casa, per farvi vedere la possibilità della vettura, della Opel Corsa E, del 100% dell'autonomia, e quanto è il consumo della batteria della macchina medesima in batteria, e quindi avrete modo di fare due conti e di vedere davvero la situazione per una persona con un'utenza domestica standard, che cosa vuol dire, come si comporta e come si gestisce la ossa anche nei giri più importanti. Anche per arrivare al 100% basta un minimo di accortezze e non cambia assolutamente niente, il che non vuol dire che non bisogna per forza prendere in considerazione quello è l'aumento del contatore, anzi, qualora voi lo doveste fare avrete naturalmente più possibilità di ricarica a una velocità naturalmente molto maggiore rispetto al sottoscritto, ma non è obbligatoria. Il senso del video è davvero farvi vedere e farvi notare che cosa vuol dire davvero continuare l'utenza domestica classica standard senza non andare a aumentare assolutissimamente niente, e farvi vedere che è tutto come liscio come l'olio, davvero liscio come l'olio. Cominciamo, andiamo a vedere un paio di videttini e schemettini. Ragazzi, vi faccio vedere perché ho preso la decisione, insomma ho intrapreso nel non aumentare quella la potenza del contatore. E io credo sia importante per tutti coloro che hanno intenzione di comprare una vettura elettrica, perché vedo spesso e volentieri questa domanda: ma io se compro una macchina elettrica come mi posso comportare? Come non mi posso comportare? È vero che se compro una macchina elettrica e ho la fornitura che è la classica, non riesco a gestire le due cose. Io vi mostro insomma quello che vuol dire avere una vettura elettrica che viene ricaricata, in questo caso qualcosa meno di 7 ore. Vi mostro, carica, qui si fa vedere un po' la ricarica indifferita. Ho impostato, vedete, 23:05, questo perché alle 23 parte la fascia trioraria, quindi in questo momento partirà alle 23:05 per essere sicuro insomma di rientrarci benissimo. Domani mattina qualcosa prima delle 6 andremo a staccare quella della nostra vettura e vedremo quanti sono i kilowattora che ha incamerato la macchina, e naturalmente vi farò vedere successivamente. Puoi fare la ricarica della nostra Opel Corsa elettrica indifferita, molto semplice. Andate a prendere quello che è il vostro cavo di ricarica, in questo caso la nostra grandissima Zappi, andate a inserire quella è la presa, premete il pulsantino, non so se si vede bene perché di notte il cellulare non fa il massimo, diventa blu, quindi partirà indifferita, come vedete anche da qua, non so se si vede bene, cerco di zoomare, partirà alle 23:05, come vi ho fatto vedere prima in schermata principale. Siamo al 13% di batteria, e quindi domani mattina qualcosa prima delle 6 guarderemo quanto ha incamerato la nostra macchina.
Ragazzi, oggi faremo una ostina differente, leggermente differente, cioè in una giornata tipo dalle 11:05 fino alle quasi alle 7 della mattina. Questo perché io credo sia un po' più l'orario standard un po' di tutti. Io ricordo, uno può ricaricare anche prima, ma io lo faccio semplicemente per rimanere in fascia 3 del contatore, e naturalmente, visto che all'11 saremo sempre svegli, televisore acceso, luci accese o quello che sarà, la casa avrà naturalmente un consumo maggiore. La Wallbox andrà ad integrare, diciamo, ad essere sicura, insomma, di non far scattare, quindi regolerà quello che è il flusso di carica. Naturalmente nel periodo in cui saremo a letto, magari tipo all'1 di notte, andrà al massimo della potenza, all'11 magari no, però vi fa vedere quanto è la carica che può mettere questa vettura in un orario tipo dalle 11:05, come si fece anche l'altro giorno, fino alle quasi alle 7 della mattina. Come vedete, in questo momento siamo al 17%, accide un po' il telefono, con le ricarica come dicevamo alle 11:05. Come vi dicevo, quando è la luce blu, perché ho premuto il pulsante e qua partirà quella che è la ricarica ritardata nella nostra Zappi, e domani andremo a vedere quello che succede. E questo è il risultato, 62%. Tra le varie possibilità ci sono anche la possibilità di ricarica gratuita, quindi ora una mezzorettina, tanto dobbiamo fare 2 acquisti e intanto lei un pochino si ricade. Poi vi faccio vedere, diciamo, a che punto siamo arrivati a casa, però vi posso dire che non sono tanto lontano e siamo al 41%, ora vedo un quadro, 41%. Ora finisco di fare un po' di ricarica, tanto avete modo anche di vedere quelli che sono i chilometri, poi io non mi ricordo a quanti siamo partiti, ma insomma dopo si fa anche 2 conti, insomma se ne ragiona insieme. Ora si va a fare 2 acquisti con ricarica gratuita. Ale! Tutto quello abbiamo ricaricato, 38 minuti per fare questi 2 acquisti, 4 kWh immessi in macchina per un totale del 50% immesso in batteria. Butta via! Siamo arrivati a casa, vi farò vedere che abbiamo fatto il nostro centinaio di chilometri giornaliero. Vi ricordo, abbiamo, come avete visto prima, incamerato il 9% con ricarica gratuita, e quindi la percentuale ora vedrete dopo sono andato a attaccare il cavo, ce la posso fare, alla vettura, vedrete quella è la percentuale di carica. Questa è perché l'ho percorsa, non mi chiedete perché. La percentuale di carica non la fa vedere se voi non attaccate il cavo. Vedete solo delle lineettine, ma insomma, per essere precisi, vado a collegare, non venite con me solo perché piove, quindi faccio veloce. Vi dicevo, ora con ricarica ritardata siamo al 43%, con il 9% guadagnato prima gratuitamente. Questa notte, oggi siamo il venerdì, ieri il video era di giovedì, avete visto che siamo partiti al 17%, siamo tornati a casa ora dopo un centinaio di chilometri, il 9% guadagnato al 43%, come vedete qua, e ora la ricaricherò fino al 100% domattina, perché poi domenica andremo al mare, quindi voglio avere la batteria al 100% per essere tranquillo che vado, torno in scioltezza. Abbiamo da fare 250 km tra andata e ritorno, quindi veramente molto libero, anche perché poi vado a mangiare il pesce e mi garba particolarmente tanto, non andavo a mangiare fuori, sì che a maggior ragione. Però facevo per dire che insomma io continuo a ritenere che non sia affatto necessario, può essere comodo ma non necessario, quello di aumentare quella la potenza del contatore qualora voi andiate a acquistare una vettura elettrica. Iena. Questo è il risultato finale. 316 km, quelli che la vettura stima che siano i chilometri percorribili con la vettura, tanto devo fare andata e ritorno 250, quindi sono tranquillissimo. Spettacolo, eh?
Quindi ragazzi, avete visto che con una fornitura domestica da 3,3 kW come abbiamo noi nel nostro domicilio è possibilissimo avere una vettura elettrica senza avere il fastidio, il pensiero e possa saltare quello è il contatore. Avete visto, no? Siamo in una notte con ricaria dall'11 fino alle 7 della mattina, 17%, quella era la percentuale quando abbiamo inserito il nostro capo di ricaria, possiamo metterla in questa maniera. 62% quello è la ricaria che avevamo ottenuto alle 7 della mattina. Avete visto, no? Abbiamo avuto anche la possibilità di usufruire di un 9% gratuito, diciamo, a colonnina, ma comunque sia è lo stesso. Non tornate a casa troppo scarichi, nonostante avete visto ho fatto 100 km con la nostra vettura e alla sera reinserite quello che è il cavo di ricaria. Io ho attualmente il 100% perché domani andremo al mare e quindi un minimo di preparazione e voi potete avere il 100% davvero della vostra vettura senza andare ad inficiare nessunissima parte del vostro domicilio, non salterà la corrente e quant'altro. Certo, aggiungo, noi abbiamo una wallbox di quelle intelligenti, quindi lei sa che non bisogna superare i 3 kW, 3 kW e 100 per quello che riguarda la nostra fornitura. Faccio un esempio, inserisco il cavo ed è attualmente il forno in funzione, magari il forno che prende 2 kW, faccio per dire, la wallbox sa che più di uno non può prendere e quindi si automodula, a prescindere non salta la corrente. Quindi io attacco all'11 perché vado in fascia 3, però niente vieta, se uno ha una wallbox di quelle intelligenti, uno mi torna a casa, inserisce il cavo, lui si automodula e quelli che sono i consumi che voi avete, diciamo, nelle varie fasi in cui, non so, avete qualcosa di acceso, il forno, il televisore, la luce in casa e quant'altro, quindi si autoregola. E comunque sia, niente vi vieta di tenere l'auto in carica anche 10 ore prima di partire il giorno dopo e avere tutte le possibilità del caso. Nell'eventualità che succeda un imprevisto e la ricarica notturna non basti, comunque sia ho tante AC vicino casa, quindi basta svegliarsi un'ora prima, andare là, attaccarla, poi tornare a casa, fare colazione. Tanto su qui vicino per 2 mesi sono andato avanti in questa maniera e quindi non vedo niente di stravolgente, insomma, di travolgente, e quindi insomma io non ho visto niente di particolare e voglio condividere con voi che qualora vogliate diventare elettrici, e spero davvero tutti voi possiate diventare elettrici, se voi volete aumentare quelli che sono i kilowatt del contatore, fate benissimo perché avrete una maggiore, diciamo, praticità e velocità, ci mancherebbe altro. Nel video di 2 video passati fa abbiamo visto anche quelli sono i prezzi e voi andrete ad affrontare per l'aumento e per la bolletta e non sono niente di particolare. Però a prescindere sappiate che non è obbligatorio e potrete fare benissimo i vostri, diciamo, utilizzi quotidiani e non solo con una fornitura da 3,3 kW. E quindi io vi voglio, diciamo, salutare davvero tutti, vi voglio ringraziare perché siamo sempre di più. Spero di aver fatto un buon servizio, lo faccio volentieri perché voglio aiutarvi, diciamo, a tutti voi nel vostro passaggio in elettrico e a tranquillizzarvi perché è un mondo meraviglioso che non richiede cure particolari, avrete dei risparmi importanti e la vostra, diciamo, il vostro stile di vita, il vostro tenore di vita migliorerà tantissimo perché è un guidare meraviglioso e non tornerete più indietro. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vedremo sempre qui su Marco Elettrico per parlare di vetture elettriche e soluzioni per l'energia. E ancora un saluto ragazzi e sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico, un mantra per tutti. Ancora un saluto e un bacione. Ciao e alla prossima!